Ciao, so solo che questo video si intitolerà Non lo so. Non so cosa parlerò in questo video, di cosa parlerò in questo video ed effettivamente ho anche un po' di sonno. Però non è che i video si possono fare sempre quando si ha il picco dell'energia e dell'intensità. Va bene così. Quando è che diciamo non lo so? Diciamo non lo so quando ammettiamo la nostra ignoranza. Quindi in varie situazioni, no? Ci hanno fatto delle domande e abbiamo risposto non lo so. Ovviamente in certi contesti ce ne siamo fregati di dire non lo so, abbiamo detto che me ne frega, non lo so. Altri casi invece ci siamo sentiti un po' in colpa, no? Come per dire mi sento ignorante, avrei potuto rispondere, avrei potuto prepararmi in qualche modo. E invece ho detto non lo so, ho ammesso la mia ignoranza. Oppure in altri casi ancora, pur di non rispondere, non lo so, ci siamo arrampicati sugli specchi e abbiamo cercato di rispondere, però noi già sapevamo che non sapevamo niente. Così, pure per illudere, diciamo, la persona che ci ha fatto la domanda, l'interlocutore. E questi, no, possono essere i casi, no, in cui rispondiamo non lo so. Però c'è un'altra situazione, no, quando ammettiamo la nostra ignoranza dal punto di vista esistenziale, quindi io dico non lo so, dal punto di vista esistenziale non so niente. Questa affermazione è il regalo più grande che tu possa fare a te stessa. Quindi ammettere la tua ignoranza è qualcosa di straordinario, di fantastico, perché solo quando ammetti la tua ignoranza e quindi dici io non so niente, non lo so, e allora è proprio lì che inizia la ricerca, è lì che inizi a sbattere la testa al muro, perché ovviamente la ricerca non è una cosa istantanea, non è una cosa immediata, devi sperimentare tante cose, devi ricercare. Ed è quello che ogni essere umano dovrebbe avere il coraggio di fare. E quindi, per esempio, ho fatto dei video, no? E ci sono tre opzioni. O credi a quello che ho detto e quindi sei già arrivato ad una conclusione. E quindi poi, essendo arrivato a quella conclusione, la tua immaginazione inizia a ruotare intorno a quella conclusione e quindi avrai una visione della realtà distorta. Oppure fai l'opposto e dici no, io non credo a niente di quello che dici, sono solo cavolate. E qui avviene la stessa cosa. La tua conclusione ti porterà a fare vari tipi di immaginazione e non sei sincera con te stessa. Quindi l'unica cosa che puoi fare, no? Ascoltando qualsiasi tipo di video, i miei, oppure leggi dei libri sacri, delle cose esistenziali, l'unica cosa che puoi fare, se vuoi veramente essere sincera con te stessa, è ammettere la tua ignoranza e dire io non lo so. E allora lì inizia un percorso, lì inizia una ricerca e ovviamente nel momento in cui inizia una ricerca avrai la possibilità di trovare qualcosa, di fare esperienza di qualcosa, ma se tu dall'inizio hai già una conclusione, dici sì, io credo a quella cosa, oppure no, non credo a quella cosa, e allora lì non c'è nessun percorso, tu sei già arrivato al traguardo, sei già
hai già concluso. E quindi dov'è il percorso? Quindi un essere umano consapevole, un essere umano che vuole portare consapevolezza, che vuole risvegliare gli altri, non ti dirà mai, credimi, non ti dirà mai che devi per forza seguirlo, ti dirà soltanto che tu devi ricercare dentro te stessa. E poi da lì inizierà un percorso infinito, chi lo sa? Perché anche quando farai esperienza di qualcosa dovrai sempre integrarla, la tua esperienza, e quindi la ricerca non finirà mai, anche dopo la morte, continuerà. E quindi ricerchiamo fin quando facciamo esperienza diretta di qualcosa. Allora lì non è che lì in quel caso non dobbiamo più credere, lì in quel caso siamo certi, è un'esperienza nostra, diretta, personale. Lì conosciamo veramente. Buona ricerca e alla prossima. Peace.